hai studiato l'italiano, poi sei andato in Italia e dopo poco ti sei reso conto che l'italiano che hai studiato a volte non ti basta per capire il senso di quello che ascolti. Anche senza arrivare fino in Italia, è probabile che tu abbia guardato un film in italiano, magari tu abbia messo i sottotitoli e ti sia reso conto che ci sono moltissime espressioni che anche dopo un'attenta traduzione non hanno senso. Vediamo 10 modi di dire più frequenti in italiano, così che saprai riconoscerli quando li ascolti, ma allo stesso tempo potrai utilizzarli per risultare così più naturale e sciolto quando parli italiano. Numero 1. Come mai? Se ti chiedo come mai studi l'italiano, voglio sapere perché studi l'italiano. Quindi come mai è un altro modo molto familiare per dire perché, per fare una domanda. Al contrario però di perché, come mai lo utilizziamo solo nella domanda e non nella risposta. Per esempio, come mai non sei venuto a lezione? Perché ero malato. Combiniamo due espressioni. Come mai Marta non è venuta al cinema? Boh. Con questa espressione boh, molto familiare e forse poco elegante, vogliamo intendere non lo so. In famiglia o tra amici è abitudine rispondere boh, a volte seguito da non lo so. Boh, non lo so. Muoviti che vado di fretta. Ma dove si va di fretta? La fretta è l'impazienza, la volontà o la necessità di fare qualcosa rapidamente. Posso dire ci vediamo domani perché adesso vado di fretta. Oppure dire a qualcuno vai sempre di fretta, fermati un momento. Poi ci sono tutta una serie di espressioni per incitare, esortare e sono su, dai, anche entrambe insieme, dai, su, o anche forza, su, forza. Insomma, queste paroline potete metterle un po' insieme per ottenere l'effetto di esortare qualcuno a muoversi, a sbrigarsi, per l'appunto fare di fretta. Numero 5. Mi fa ridere questa espressione, non è utilizzata in tutta Europa, in tutta Italia, ma probabilmente molto più frequente nel centro-sud Italia ed è mo. Hai finito i compiti? Mo li faccio. Hai studiato? Mo studio. È un'espressione che appartiene solo al dialetto ed è veramente molto molto familiare e vuol dire ora, adesso. Mo lo faccio, adesso lo faccio. Quindi non ti consiglio di utilizzarla, ma è importante saperla riconoscere. 6. Utilizzata per esprimere sorpresa. Ha abbandonato la cena senza dire una parola, ma pensa tu. Non è un invito che facciamo a chi ci ascolta a pensare, no? Ma è proprio un'espressione per esprimere sorpresa. Quando non abbiamo altre parole, non sappiamo cosa dire, diciamo, ma pensa tu, meno male. Meno male non vuol dire proprio nulla, se vediamo il suo significato letterale, moins mauvais, less bad, ha una doppia funzione. Può esprimere il sollievo per uno scampato pericolo oppure la soddisfazione per qualcosa che invece è successo. Per un pericolo che non si è verificato, dopo la tempesta non ci sono stati molti danni. Meno male. E invece la soddisfazione per qualcosa che è successo, alla fine sono riuscita a passare l'esame. Meno male. Ah, magari, anche magari ha due significati.
Nel primo caso sta a sostituire forse. Dov'è Mario? Magari è uscito in giardino. Forse è uscito in giardino. Nel secondo caso vuole significare sarebbe bello, mi piacerebbe, anche un po' con aria sospirata. Magari. Ma tu sei stata in Costa Rica? Magari. E questo gesto sta a significare cosa dici? No, non ci sono mai stata in Costa Rica, ma mi piacerebbe. Hai finito gli studi? Magari, mi mancano ancora 3 esami. 9. Altra espressione immancabile nel linguaggio parlato di qualunque italiano è mica. Se non mi dici cosa pensi, come posso capirti? Mica leggo nel pensiero io. Ah, Paolo ha vinto alla lotteria, mica me l'ha detto. Quindi qual è il senso di questo mica? Equivale ad un più comune non. Non me l'ha detto. Non leggo nel pensiero. Ma dai può essere utilizzato come ma pensa tu, che abbiamo visto prima, e quindi per esprimere la sorpresa. Ma questa espressione è molto spesso utilizzata anche in maniera ironica, tipo lo sai che se perdi il lavoro poi non potrai pagare l'affitto? Ma dai! Oppure se non lavori non ti pagano? Ma dai! Un'espressione molto ironica che sta a significare hai detto un'ovvietà, una cosa scontata. Se non prendi l'ombrello e fuori piove, ti bagni. Ma dai, non mi dire. Non mi dire è spesso il seguito di ma dai, non mi dire. Guarda caso. Anche in questo caso, guarda caso, letteralmente non vuol dire nulla. Non posso guardare un caso, quale caso? Ma metaforicamente parlando si riferisce alle coincidenze, ma sempre in maniera ironica. Ti faccio un esempio. Paolo dice di non aver studiato per l'esame, ma guarda caso, ha preso 30. È ovvio che se ha preso 30 non può essere possibile che non abbia studiato. Quindi vedi l'ironia? Fabio si era nascosto durante l'interrogazione. Guarda caso non aveva studiato. Anche in questo caso non è una coincidenza se Fabio si stava nascondendo durante l'interrogazione. Lo faceva perché non aveva studiato. E voilà le 10 espressioni di prima necessità per italianizzarti. Adesso puoi rivedere il video se necessario, prendere appunti, ripeterle e vedrai che quando ti capiterà di sentirle saprai sicuramente riconoscerle e soprattutto saprai di cosa si sta parlando. Io ti ringrazio e ti dico a presto, ciao!